Ok, we are live. No, non siamo live, però siamo online. Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio di Hardcore FBB Podcast. Io sono Claudio, il vostro host, e oggi ho il piacere di presentare un ospite direttamente dal mio paese, l'Italia, mio paese natale. Sto parlando dell'atleta IFBB Pro Women's Figure Grace Diliso. Ciao Grace, come stai? Ciao Claudio, Ciao. benissimo, grazie Benissimo. dell'invito, mi fa piacere essere qui con voi, con te. Grazie per aver accettato l'invito per fare questa chiacchierata. Tra l'altro Grace è una delle migliori atlete figure italiane, se non la migliore al momento. Fresca campionessa europea al Masters Mr. Big Evolution Pro dello scorso weekend. Congratulazioni ancora per la fantastica vittoria, e vorrei partire diretto e chiederti subito com'è stato questo fine settimana in Portogallo. Raccontaci la tua esperienza, questa straordinaria esperienza. Allora, è stata un'esperienza fantastica, bellissima, mai vissuta prima, quindi per me è stata la prima volta poter tirare su quella medaglia, no? Eh beh, E, immagino, immagino. quella medaglia è stata un'emozione veramente molto forte, infatti ho pianto quando mi hanno premiata. L'emozione, Ho giustamente. pianto ho pianto tantissimo, ero là che non smettevo di piangere, le lacrime uscivano fuori come Sì, un sì, non so che. immagino. E Lacrime di infatti era gioia, lì, di orgoglio, lacrime di di gioia, felicità. mi guardavano, poi piangevano tutti, perché poi alla fine quando tu vedi una persona che piange, poi ti commuovi anche te e inizi a Sì. piangere senza motivo, e quindi erano tutti lì emozionati, anche le Wow, mie avversarie, tra virgolette, contente perché comunque alla fine certo. erano lacrime di gioia. È stata una bella esperienza, molto bella, Immagino. impattante e Immagino. tosta, nel senso che per arrivare alla condizione che abbiamo portato sul palco è stato veramente tanto impegnativo, faticoso. Immagino. E, Certo. lo volevo, lo desideravo, e era un riscatto che volevo fare, volevo avere nella mia carriera, perché comunque ho iniziato a gareggiare lo scorso anno come professionista e Ah, ok. sì, come professionista io ho gareggiato lo scorso anno in 6 pro show Ma io e infatti mi ricordo, come- scusa se ti mm, interrompo, mi ricordo che ti ho vista per la prima volta, non ti conoscevo all'epoca, l'anno scorso in Romania, ero lì allo show e a un certo punto ho visto che ti hanno chiamata sul palco e ho detto, ah, una ragazza italiana nella categoria Figure Pro, però non ti conoscevo e sì. sono rimasto molto impressionato positivamente. Ho detto, ah, questa farà, ha un buon La futuro. Romania la Romania credo fosse stato forse il Il quarto quarto pro show? show che Mhm. facevo, sì, e, perché poi prima avevo fatto Londra e Bulgaria, e sono andata in Ah, Bulgaria eri qui a anche, Londra? sì, sì. Perché Sono io stata vivo a anche a Londra Londra. ed ero la gara. Io Ecco. vivo qua a Londra, anche se sono Sì, italiano, sì, però vivo qui da ho più di 20 anni. ho fatto la mia prima gara, no, in realtà la seconda come professionista, perché la prima come professionista l'ho fatta ad Estoril, al Ah, Estoril? Master Big Evolution, sì, Sì, come Open però ti come parlo, Open. ok? Sì, 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 sì. Io in realtà, Claudio, ti dico la verità, ho gareggiato la prima volta nei Master lo scorso weekend, ma non mi sento una Master, No, nel no, senso che assolutamente. Tu sei un atleta che è competitivo a tutti i livelli, anche nell'Open, tranquillamente. E secondo me puoi ambire all'Olimpia senza nessun problema. grazie, Specialmente. ma sei sempre molto No, gentile, ma sei sempre molto te lo gentile. dico in Sarebbe un maniera. sogno.
te lo dico proprio in maniera onesta, e io da quello che ho visto, secondo me hai tutte le carte in regola per riuscire a vincere una gara Open, Me lo nella auguro, categoria dai. figure e qualificarti alle Faremo di Olimpia. tutto. Ma certo, secondo me ce la Fare- puoi Faremo fare. di Poi tra tutto. l'altro con il coach Enzo Jos, che Penso. comunque ha anche lui un'esperienza, un bagaglio di esperienza infinito, ha portato atlete come Nadia Capotosto a essere fino Sì, al top 5 all'Olimpia, quindi credo che lui veda in abbastanza. te probabilmente quello che vedeva in Nadia nella sua categoria, e ce Sì, la potete fare, sì, secondo sì, me. sì. Anche se non lo dice, però lo dimostra. Ma certo, Enzo è di poche parole. Enzo è di poche è di parole poche parole, però è di e di fatti. tanti fatti. Ecco, questo è E di quello che tanti conta. fatti. Sì, infatti lui anche quando sei in condizione, lui ama portare l'atleta, per quello che ho potuto conoscere io Enzo, in questo piccolissimo percorso, perché comunque io con Enzo fino ad oggi sono 3 mesi che collaboriamo insieme, Ah, non è ok. tantissimo, eh. Ok, da poco che è il tuo coach, quindi. E, Ok. sì, è da poco e ti posso dire che mi sono resa conto che anche quando sei in condizione, che sei perfetta, passami il termine, nella condizione migliore di sempre, lui non è quel classico coach che ti dice stai bene, perfetto, sono contento, mi piaci. Lui è sempre lì che ti lascia sempre con i piedi per terra e ti lascia sempre lì con il dubbio, ma sto bene? Ma sto male? Ma allora non Ma sei manco secondo te. me, Però certo, dici, però dici, ho imparato a capirlo, boh, fino a che non mi dice niente va tutto bene. Quando ok. inizia a parlare perché si è incacchiato e quindi non gli va bene, per cui inizia a battere su quei punti dove devi migliorare. Per cui Ma fino ad è oggi giusto. è È, giusto che sia così perché esatto, e si è dimostrata la ti formula ricordi, vincente. esatto, perché poi alla fine ti ricordi e fai bene sempre fai sempre bene quando c'è qualcuno che ti dice le cose che non vanno bene. Invece, Esatto, quando hai qualcuno dall'altra parte che ti dice sempre va bene, sono contento, e alla fine non si rileva, non si vede mai, cioè non arrivi mai a raggiungere quell'obiettivo effettivamente, certo, perché restano certo. sempre belle parole e pochi fatti. Invece Enzo è Sì, il contrario e sono molto contenta di collaborare con lui proprio per questo. Anche se esatto. mi fa, se mi, Anche se se ti mi fa? rimprovera di continuo, però vabbè. Vabbè. Ma sai, è parte anche quello, un buon coach deve anche essere duro quando è necessario. È questo Sì, che sì, sì, sì. porta l'atleta a continuare a migliorarsi, perché se, come dicevi giustamente prima, se ti dovesse dire, ah, stai benissimo, ah, sei qui, ah, sei la migliore, che poi magari le pensa queste cose, però a continuare a dire, poi magari l'atleta ci crede, dice ok, allora sono già a posto così, non c'è Sì, bisogno esatto. che faccia sforzi Ti culli un ulteriori. po', esatto. Esatto, mentre Sì, lui sì, ti stimola sempre a spingerti oltre e a dare il meglio di te stesso. Anche quando stai dando il meglio di te stessa, lui ti spinge a fare ancora di più, perché comunque certo. stai gareggiando a livello più alto dal punto di vista del bodybuilding professionistico. Quindi sei un atleta pro, quindi sei già parte dell'elite e hai vinto una delle gare, anzi, hai vinto la gara master più importante in Europa e tra l'altro sei qualificata pure per l'Olympia Master del 2027. Non dimentichiamo che non è da poco, Caspita, eh. che responsabilità. È Scusa? una grande responsabilità. È una grande Ho detto è una grande sì, sì, responsabilità. sì.
Sì, è il palco più prestigioso per la categoria master al mondo, quindi è già una bella soddisfazione essere qualificata per l'Olimpia. Prossimo passo è qualificarti anche per l'Olimpia, quello di Las Vegas. E anche Sono quello, bellissimi. secondo me, è fattibile. Quindi siete una squadra vincente, continuate a lavorare così perché avete grandissime possibilità di sfondare in questo sport. Anzi, state già sfondando nello sport, però arrivare proprio al Eh, massimo dei livelli. Al massimo non ci accontentiamo, Claudio. Andiamo Brava, sempre alla brava. ricerca andiamo sempre alla ricerca della perfezione, perché poi è chiaro che tu porti una condizione sul palco, no? Sei vincente, in questo caso ad Estoril sono stata vincente, mi sono distinta dalle Esatto. altre, mi hanno notata, sono contenta che fortunatamente, finalmente, dopo, ti dicevo, dopo 7 pro show fatti lo scorso anno, dove comunque ho sempre fatto un top 10, top 5, non sono mai stata messa all'angolo, ecco, come Esatto. passami il termine. Mi hanno Infatti, sempre notata. esatto. Infatti in Romania mi ricordo, eri arrivata appunto top 10, giusto? In Romania. Top 10, Top 10, decima, infatti lì decima. Esatto. io ero lì che sono andato quante volte? 4 o 5 volte a Romagna. Sto andando tutti gli anni e lì ti avevo notata quando sei salito sul palco, non ti conoscevo all'epoca, sono rimasto impressionato, anche e soprattutto perché piazzarsi al top 10 e poi ti ho In una vista gara così ancora. importante, in Esatto, è una gara una. importante perché è la gara più importante anche che c'è in Europa, la Romania, Esatto, come Praga, piuttosto, ma sono esatto, tutte comunque delle gare che ti danno molta visibilità. Quindi verissimo. l'intenzione era proprio quella di presentarsi come un atleta con una condizione, in Romania non ero al top della forma perché ti ho detto la top condition io l'ho raggiunta con Estoril, lo dico e lo Sì, ammetto, lo scorso weekend, perché certo. ti parlo di durezza, ti parlo di spessore, ti parlo di volume, ti parlo di Sì, sì, tiraggio, sì. ti parlo proprio di packaging Sì, completo, sì, il ok? pacchetto completo Quindi avevi, sì, sì. esatto, esatto, quindi ti parlo proprio di quello. Però ti dico che in Romania scusami, al Mr. Big Evolution dello scorso weekend mi sono ripresa la mia rivincita perché poi tu cerchi sempre di farti notare, ti hanno notato, sei sempre rientrato nei top 10, hai fatto tante gare, sei una bella atleta, comunque ti dicono, ti danno sempre dei feedback che sono sempre quelli, ognuno nel bodybuilding, tutti noi abbiamo dei gruppi carenti, e non Certo, prendiamoci in giro, non siamo ipocriti, abbiamo dei gruppi carenti e dei gruppi che sono ovviamente il nostro cavallo di battaglia. esatto. Sicuramente io ce l'avevo e sicuramente abbiamo lavorato proprio su quello che era il gruppo carente e arrivare ad una condizione come quella che ho portato lo scorso weekend sul palco e riuscire ad avere anche i feedback intorno delle colleghe, delle mie avversarie, piuttosto che degli altri coach che erano lì, anche italiani, perché eravamo tante italiane, eh. Eravamo Immagino, 5. 5 o 5 italiane, forse anche 6, Ah, forse sì, è anche 6 vero, italiane. perché ho visto che Eravamo c'era tante. anche un'altra ragazza italiana che è arrivata seconda, giusto? Rugiada, se non ricordo male il nome. Corretto, Rugiada Cillo, assolutamente Rugiada sì. Cillo, brava, sì. Anche altre italiane che ovviamente bellissime, condizione stupenda, però ti dico, mh, quando riesci a distinguerti da quello che è, passami il termine, la massa,
ma esatto. dico massa, ma nel senso, il senso lato della frase, cioè delle concorrenti, line-up incredibile, però quando riesci a distinguerti, lì hai già vinto per me. Cioè io ho Assolutamente. già Assu- vinto. Sì, sì, sì. Avevo vinto perché ero riuscita proprio a portare la condizione migliore proprio nei gruppi dove il feedback del giudice in tutto questo tempo è stato sempre quello. Quindi ti dico, Claudio, ovviamente io sono molto trasparente, magari quando faremo anche altre interviste ti renderai conto di come sono. Cioè, il mio gruppo carente è sempre stato il gluteo femorale, Ok. stacco gluteo femorale. Quindi ho Mentre... lavorato tantissimo la parte l'upper sempre molto più roccioso Ok. e più duro rispetto alla parte che è il lower, per cui la parte back lower era sempre Mhm. quella che diciamo era il feedback che ci comunicavano tutte le volte i giudici Quello con che i notavano che ti risultati. penalizzava un attimino nel tuo package Esatto. globale. Mhm. Ma Questa stavolta sei volta riuscita a portare e eccezionale. Ma certo, 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 continueremo. certo. Adesso ci sono altri obiettivi, perché comunque è chiaro che poi cosa succede? Vai a trovare la perfezione, vai a ricercare la perfezione. Quindi se adesso sono riuscita a non ancora ottenere quello che voglio, pensa a te quello che voglio, quello che vogliamo. Se Sempre alla ricerca di per ora migliorarti, questo esatto, i dettagli. Noi esatto. lavoreremo adesso sull'upper per andare a armonizzare ulteriormente quello che è il mio corpo. Quindi si lavorerà, si porterà un pacchetto completo, una grande responsabilità perché comunque andare al Masters Olympia, cavoli, però è nel 2027, quindi Sì, abbiamo tutto il c'è ancora un po' tempo di tempo. Hai ancora per tutto l'anno poter. prossimo per lavorare sul tuo fisico, per continuare a migliorarti Io e magari vincere un altro nel show pro mentre, e qualificarti per l'Olimpia. ma nel mentre assolutamente ci sarà, perché questo ci aiuterà anche poi a capire il parametro di giudizio, no? Cioè che Certo, cosa, dove arriverò, che cosa mi mancherà eventualmente, o magari non mi mancherà nulla e lo vincerò. Non si sa, certo, non si mai dire mai. Quindi certo, però devo assolutamente lavorare per arrivare al Masters Olympia nel 2027, ma nello stesso tempo riuscire poi a capire se il lavoro che si sta facendo è il lavoro giusto che debba essere fatto. certamente. Quindi questo, Questo è diciamo, è il l'obiettivo lavoro, adesso per... l'obiettivo per il prossimo anno. Assolutamente Ma sì. avete già, ok che il calendario non è ancora, il calendario ufficiale non è ancora disponibile, però Guarda, avete già pensato più o meno il periodo in cui pensi di risalire sul palco? Stamattina parlavo con Enzo, stamattina proprio ci siamo sentiti con Enzo Ok, e volevo dedicarmi il prossimo anno al primo semestre, no, dell'anno, ok, perché generalmente, allora sono tutto l'anno, però poi sai che sono concentrati prettamente iniziano a febbraio, marzo fino a giugno, luglio, poi si fermano un attimino, anche se comunque ad agosto c'è oltreoceano, in Florida, in America, comunque ci sono sì, in sempre dei pro America show. ci sono sempre in Europa siamo un po' più Esatto. limitati, In Europa un po' però... meno. Peccato nel senso che E comunque sì, in è Europa sempre diciamo... No, non scusami, ma... c'è. Allora, no, no, perdonami Claudio, il discorso è che lo capiamo, cioè te lo dico, è anche una spesa fare determinate gare, perché poi comunque tu devi anche considerare il fatto che ci sono i viaggi, ci sono gli alberghi, ci sono le preparazioni, Tutto, tutto, non poi sei l'unica, c'è anche il coach, la tan, il make-up, bravo, trucco, tutta la parrucco, preparazione, eh sì, è tutto un esatto, costo che esatto.
non è da E sottovalutare. quindi, e quindi se tu lo fai in Europa è un costo, ovviamente se vai in oltreoceano è un altro, ma Sì, a prescindere da quello, ci vai pure in America, ci vai pure oltreoceano per fare un'esperienza diversa, ci certo, certo, mancherebbe. certo. Però devi essere proprio, devi avere la consapevolezza di portare veramente un packaging completo Sì, sì, importante. sì. Non vai a No, fare la no, gara solo perché devi farla. no, Vai perché assolutamente. c'è, come mi ha detto Enzo, prima di salire sul palco, qualche giorno prima, ma fino a 2 minuti prima che salissi, io non ammetto posizioni diverse dal primo posto, eh. Cioè mi ha detto questo e è andato via. Eh, È andato perché, a esatto, vedersi perché la gara. crede in te talmente tanto che vede solo la vittoria. Questa è un'ottima cosa, perché in quel Hai momento capito? lì, esatto, in quel momento, quello 2 minuti prima che tu salissi sul palco, quello era il suo modo probabilmente per dirti sei in un... Devi esatto, perché vincere. stai Non ammetto portando... altro. Esatto, stai portando il tuo package migliore. Magari te lo poteva, se te lo diceva qualche Dire giorno prima, ti... ehm, destabilizzava. esatto, Spettacolare. esatto. Mi Così fino adagiava, mi all'ultimo. adagiava. Qua. E secondo me è un'ottima Mi cosa ha perché in tenuto quel qua. momento probabilmente ti ha dato quella carica interiore per salire sul palco con quella sicurezza di te stesso di poter dire ok, io qua posso vincere, io qua devo vincere perché ho Eh, lavorato sodo, ho lavorato duramente tutti questi mesi, queste settimane e ora voglio ma vincere. sono salita con quella convinzione, sai. Eh, Io e ce tutto è l'avevo negli andato, occhi. e tutto è Ce andato per l'avevo negli meglio. occhi, ce l'avevo nelle movenze, ce l'avevo nella camminata, ce l'avevo dentro di me. Assolutamente. E quindi, ritornando a risponderti alla domanda che Mhm. mi hai posto prima, avete già pensato? Allora, siccome Enzo è un coach molto scrupoloso, attento, allora gli ho detto, guarda, io pensavo di farla la prima settimana scusami, il primo semestre dell'anno. Ok. No, Grace, mi ha detto. No, assolutamente, dobbiamo fermarci un attimo, ti devi calmare, ti devi riposare, dobbiamo mettere su un po' di muscoletti per poi andare a vedere quelle che saranno le gare da settembre in poi. Quindi già Oh, ti da dico che settembre, ok. sì, già ti dico che da settembre, quindi la seconda parte dell'anno, andiamo un attimino a capire dove poter andare, chiaro sempre in base a quella che è la mia condizione, no? Sì, sì, in quel periodo, se non ricordo male, dovrebbe esserci il Balkan Grand Prix in Yes, Ungheria, sì. c'è quello, e poi dovrebbe esserci quello Bulgaria, Bulgaria, la in Polonia, Bulgaria. sì. Ah, e poi, vabbè, la Romania a Bulgaria, novembre, la Polonia, Praga. Romania, Mm. Praga, una bella gara a Praga, l'ho fatta anche lo scorso anno. Infatti quella è una bella gara. E poi dovrebbero esserci, ovviamente quest'anno non le hanno inserite, quindi molto probabilmente le inseriranno il prossimo anno, Madrid, perché questo fine settimana Ah. c'è la Spagna, ma non è pro show, è No, solo amateur. quello è come si chiama? Big, Solo big, amateur. sì, Sì, è solo no, il amateur. Big Man Show ad Big Alicante. Man Show, Sì, sì, esatto, sì. quindi quella è una bella gara, però quest'anno non hanno inserito le figure, magari l'anno prossimo sì, Ah, ok. vediamo un attimo. Altrimenti, sai qual è un'altra bella gara che è a settembre? È l'Europa Pro, quella che hai fatto a Londra l'anno scorso, Londra? quest'anno l'hanno fatta in Germania, a Eh sì, Offenbach.
sì, Io sono andato e l'anno sì, prossimo sì, sì. sarà ancora lì in Germania. Quella è una bella gara. E Quella i è una bella gara promoter, anche, sì, sì, i sì. promoter, tra l'altro, è l'italiana Barbara Bagnuolo insieme Barbara, a, sì, Barbara insieme a Dennis James. Loro sono i promoter di quella gara. gli organizzatori, sì, E sì, tra sì. l'altro è impressionante perché era strapieno. Han venduto tutti i biglietti tipo 10 giorni prima dell'evento. Per fortuna l'avevo Mm, comprato con un buon un anticipo po' perché sono... prima. sì, ero lì per per quella gara, ho fatto un coverage di tutto l'evento. Bello, mi è piaciuto. Mi è piaciuto. L'unica cosa è che non era possibile filmare o fare foto dentro il... Oh, e Sì, quello è davvero cattivo, soprattutto per sì, voi che fate questo lavoro, cioè vivete di questo, no? esatto. Come fai E a... niente, non ho potuto fare... Solo fuori. Fuori ho fatto un sacco di interviste, ho fatto dei bei video e tutto, però durante Ti la devi gara non sono prendere lo riuscito. streaming, ti devi prendere lo streaming e commentarla durante Sì, lo streaming. È però, sai, l'unica. mi dispiace perché essendo lì, di solito, ad Eh, esempio, adesso in Romania ho filmato, anzi, tra l'altro ho postato ieri la gara figure in Romania che ho filmato. Purtroppo non posso usare la mia telecamera, ho dovuto usare il telefono. Però è venuto mhm. bene ugualmente, ero anche in prima fila, quindi sono riuscito a fare dei buoni video. Però Alina Popa, per esempio, in Romania lei non ha problemi. Lei, l'importante è che non usate le camere professionali. Telefonini, va bene, adesso con i telefonini comunque la qualità è sempre buona, è È ottima. ottima, sì, Però sì, in sì. Germania purtroppo Niente. ho So provato, tedeschi. ho provato a So tirar fuori il tedeschi quelli là. telefonino e mi hanno No, beccato no, 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 subito. no, no, no. Mi hanno detto Sì. no, la prossima volta... Allora, Peppa, addirittura, no, no, Via. vabbè. Perché ero Ti lì, fuciliamo. non so se li conosci, i ragazzi del Female Bodybuilding Channel, che hanno anche loro... Sì, E loro sì, 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 sono sì. miei amici, praticamente AJ collaboriamo... Kelly. Eh? AJ, AJ? AJ Kelly. AJ è AJ, Robert Kelly, sì. sì. AJ e l'altro è Robert, JB. Sì, AJ, lui JB. è un ragazzo giamaicano ma vive in Norvegia. E l'altro è un ragazzo tedesco che è JB che si occupa della parte tecnica. Ed erano lì anche loro e anche Certo, loro non sono... sono riusciti a fare E nessun... anche loro niente. No, no, tra l'altro abbiamo parlato con Barbara, gliel'abbiamo detto, ma fa... No, queste sono le Niente, regole, ragazzi. niente da fare. No, non Peccato. possiamo, non possiamo andare contro i tedeschi. Ho detto, vabbè, No, 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 pazienza, no. La pazienza. prossima volta. No, peccato perché, sai, io vado sempre anche in Spagna all'Empro Classic, che è lo show di Emilio Martinez, nessun problema. Martinez. Anzi, anzi, lì sono riuscito perfino a Lui usare la dice mia... vai, Lì non c'è lui dice problema. vai, lì Sì, sì, proprio sì, lui è sì. grande. Lì è... Megalomania. E poi la luce è ottima lì, i video vengono È molto bene. bellissima. Rispetto magari in Romania un po' più scuro, Sai, come... sai che, sai che il Mr. Big Evolution del scorso weekend non aveva delle luci molto belle, Però quello non erano molto belle. non l'hanno fatto al casino Non di l'hanno Estoril, fatto più giusto? no, sì, Era molto bello. A Carcavelos, giusto? Esatto. Carcavelos era un auditorium e Ah, ok. bella la, diciamo, la location esterna, cioè ovviamente tutto l'auditorium era molto bello, le luci sembravano belle, ma quando arrivavi sotto non, Non ti rendeva... lisciavano un attimo, non Ma rendeva. E infatti... soprattutto nei video, soprattutto nei video. Allora, eh, io ero completamente diversa dal vivo, Claudio. Cioè io dal vivo immagino, immagino. rendevo una Rendi cosa molto di più eccezionale. rispetto... Infatti Avevo questa... proprio la velina, la pelle era proprio attaccata, era proprio molto sottile e questo non traspariva purtroppo nei No. video.
No, no, non rendono, però non rendono, questo non rende. è vero. Perché poi soprattutto con quelle luci, diversamente, allora sono andata a fare le foto diversamente fuori quando ho completato, cioè quando ho vinto, quindi sono andata fuori dal fotografo. Sì, ti ho persa per qualche secondo, mi puoi Ah, s- ripetere? Ho detto quando ho concluso, no, la Sì? partecipazione alla gara, sono uscita Sì? fuori per andare a fare delle foto dove c'era Ok, il fotografo che era proprio lì a disposizione degli atleti, no? ok, E quelle foto lì sono venute veramente molto bene, ma perché? Perché aveva delle luci bellissime e poi dietro certo. c'era il telo nero, quindi le luci Ah, eh, certo, tutta un'altra cosa così. Sono le foto quelle che hai molto pubblicato su Instagram, giusto? Quella con la bravissime. medaglia, belle, Esatto, belle, quelle gran con belle foto. Enzo. E vedi lì, Sì, e sì, sì, lì sì, sì. ci sono i dettagli che corrispondono alla realtà. Invece Esatto, esatto. il video che ho pubblicato della presentazione, quelle luci Sì, lì l'ho visto. Non rende come non rende dovrebbe, l'idea. Non rende ho l'idea. Dal capito. vivo era molto meglio. Ero molto meglio, diciamo. Certo, certo, ma tra l'altro ho visto anche alcune foto che circolavano, perché purtroppo non c'era la diretta streaming Non c'era. per questo evento. Noi ci siamo E anche quindi sentiti che l'ho chiesto io a te e tu non ce l'avevi. sì, non c'è, non c'è. Io di solito le- le- le guardo sempre le dirette, l'acquisto sempre, faccio i video per il mio canale con la diretta, con i miei commenti, però per questa gara non c'era. Ho cercato un po' di foto online, ma come dicevi giustamente te, la qualità delle foto non era quella buona, erano tutte un Nitida. po' sgranate, Esatto. no, 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 purtroppo. Erano Però, sgranate, è vero. ma non c'era E il vabbè. fotografo ufficiale Jonathan No, Maurian, quello no, che c'è di non era solito, non lui. c'era, perché lui di Non solito, era lui. lui è bravo, Lui è di bravo. solito lui c'è sempre in Romania, in Spagna, Ma anche al ma anche Mr. Big all'Olimpia. Evolution. Ma anche al Mr. Big Anche al Mr. Big Evolution. Evolution c'era, certo, certo. Però strano che Solo non che c'era questa stato. volta c'era l'altro ragazzo che non mi ricordo, però c'è stato, credo, ad Estoril ci sono stata 3 volte Ok, e forse la seconda volta c'era quello che c'era questo weekend, lo scorso weekend, che poi sono loro ok. due. Morian Sì, credo che è sì, sono loro impegnato due. in Poi c'è Madrid quell'altro, adesso. poi ce n'è uno tedesco, qualcosa del genere, Taifan, non mi ricordo, comunque ce ne sono tre o quattro di fotografi Sì, sì, ufficiali che sì, girano per le gare. Questi sono quelli che fanno le foto migliori. migliori di solito. Mhm. Ascolta, volevo chiederti un'altra cosa. Questa è una domanda un pochino più generica riguardo la categoria figure in Italia, perché ho notato che è cresciuta in maniera impressionante negli ultimi 2 anni. Io vedo parecchie atlete pro italiane sui palchi internazionali, anche in Romania ho avuto modo di conoscere Paola Tomasello che ho intervistato, c'era Martina Certo, Stazzacappa, Strazza Sara Kozer K. e altre due o tre ragazze, tutte davvero spettacolari, come la gara che hai fatto te. Mi hai detto che eravate in quante? 4, Eravamo 5? 5 o 6 italiane. 5. Cioè, Sì, quindi sì, volevo chiederti cosa sta spingendo questa crescita nella categoria figure che stiamo vedendo negli ultimi 2 anni rispetto alle altre categorie. È una cosa che mi fa piacere vedere, perché gli italiane si stanno distinguendo nella categoria figure. ma sono Volevo contenta. capire, Mm-mm. volevo capire questo interesse nella categoria figure. Cosa penso io? Ultimamente, cosa Cosa pensi te penso? e cosa ne pensa il mondo del bodybuilding in generale in Italia? Io non vivo in Italia, quindi non lo so, però mi fa molto piacere vedere che
la categoria figure, che è una delle mie categorie preferite, stia crescendo in Sì, questo sì, modo fino in addirittura ad maniera arrivare a queste vittorie. esponenziale, in maniera Sì, sì, esponenziale addirittura. E Claudio, esatto. allora, io credo che sia cambiato anche il parametro di giudizio rispetto a quello che era un tempo. Ok, La figure era un po' più piccolina inizialmente. Infatti, se tu sì, prendi la Ghillon, che ha vinto, stiamo parlando della campionessa sì, 8 volte sì, campionessa 8 volte mondiale, Miss cioè Olympia. Miss Olimpia, e quindi d'eccellenza per me il canone figure è lei, ok? Esatto. Non molto muscolare, non molto No, grossa, no, e neanche piccolina, troppo anche la neanche condizione non troppo tiratissima. bravissimo, Ecco, ma simmetria, proporzioni, quello sì, V-shape, impeccabile. ampiezza della schiena, spalle eccezionali, glutei scesi, scavati, che vanno proprio nei femorali. Quindi Sì, sì, dettagli che sono impressionanti, ma sempre parliamo di non una donna super muscolare. È sempre se infatti quando vedo il suo line-up, quando ho visto il suo line-up, lei è sempre stata sempre un po' più piccolina rispetto alle altre sì, che sì, sì. nei confronti Soprattutto, sembravano molto più grosse, no? Allora, è sì, tipo successo, Jessica Reyes è molto più grossa di lei, però arrivava esatto, sempre esatto, seconda. A Sydney, bravissimo. o sempre che vinceva. Bravissimo. Allora io dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire questo, ce ne sono tante, ma chi si distingue sono sempre poche. Allora, è vero, la categoria è aumentata, cioè sta crescendo in maniera esponenziale perché la donna, lo stereotipo di donna attualmente per me nel bodybuilding è quella donna che va in palestra e rispetto a qualche tempo fa spinge come una matta, come un uomo, si allena come un uomo e quindi Certo, aumenta di volume come peggio di un uomo, perché comunque ci sì, sono sì, delle sì, figure che se tu vedi sono anche più grosse di un uomo, impressionanti. Sì, 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 sì. impressionanti. Sì, Però certe nello... hanno un V-taper che è da Esagerato. portaerei, esagerato. Sì, 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 Esagerato. Però, allora, assolutamente. credo che sia cresciuto proprio per questo motivo, cioè che la donna figure si è evoluta anche per il parametro di giudizio di alcuni giudici, che però non sono i giudici che comunque trovi in tutte le gare, ma Mhm. quando sei all'Olimpia premiano la Ghillon, cioè premiano la È figura vero. d'eccellenza. Cioè, Infatti, vedo tante figure, mie colleghe, che sono, a mio parere, che vanno... Allora, già noi come categoria siamo comunque borderline, siamo veramente... Andiamo quasi... Allora, io non vorrei essere un woman physique e direi che lo scorso weekend ero lì che potevo essere anche una woman physique perché ho eri lì guardato, al ero, limite ero al limite, ok? per la Allora, condizione. la condizione ovviamente è stata portata ad essere così perché abbiamo spinto tantissimo per andare a ricercare quei dettagli, quindi andando a lavorare moltissimo su i miei gruppi carenti che sono il glutei e i femorali, è chiaro che io poi dovevo anche Esatto, lavorare la parte alta per non andare poi a essere in contrasto e quindi armonizzare completamente il mio corpo. E quindi lì certo. cresci, quindi cresci e arrivi proprio al limite, però poi nello stesso tempo dici
ti devi un attimo fermare perché poi vai oltre la categoria, non sei più una figure, ma sei E una poi woman rischi di physique. essere penalizzata. Mm. Esatto, Però nel tuo caso i giudici hanno stabilito che comunque tu rientravi nella esatto, categoria figure perché, ed eri avevi il esatto, fisico migliore. perché comunque Claudio, il V-shape vitino stretto, glutei comunque abbiamo lavorato per smussare il gluteo perché era troppo grande e quindi Ok. l'abbiamo ridotto un attimino. Quindi, allora, io credo che ce ne sono tante, ma tutte che vanno oltre il limite. Cioè, non tutte, la maggior parte potrebbe andare oltre il limite. E quindi ci sono le Mm. volte che non capisco quello che premiano i giudici. Se, però alla fine, anche se fanno Eh, andare avanti una muscola, anche se premiano una un po' più muscolare, Claudio, e va al Mister Olympia, ok? Ma vince sempre la Guillon. Questo mi fa capire, questo mi fa capire che mm. allora non devi essere tanto muscolare. Questo poi è un altro Esatto. ragionamento, cioè questo è magari dobbiamo aprire Guarda, un altro sì, discorso a poi ci parte. sarebbe un altro discorso, però volevo dire una cosa a questo, e questo mi è stato riferito comunque parlando anche con altre atlete in varie interviste. Poi io conosco Miss Olympia Fitness, Shelly Mensah, abita tra Oh, l'altro qua vicino a me, abita proprio giù, certo. 5 minuti da casa mia. E praticamente mi dicevano che ci sono dei metri di giudizio da parte dei giudici che variano dall'Europa agli Stati Uniti. Quindi non sempre quello che è premiato qua, poi vai, voli in America e vieni premiato nello stesso modo. La line-up dei giudici può variare da gara, da paese a paese, e soprattutto tra Europa e Stati Uniti ci sono delle differenze Dei piccoli sostanziali. cambiamenti. Esatto, perché Bravissimo. anche quella è una cosa che non è semplice L'hai da detto, io stavo capire. dicendo piccole, però tu hai detto sostanziali. Hai ragione, hai ragione. Sostanziali Sostanziali perché se tu, perché ci sono tante figure in Europa, però Claudio, tante, credo soprattutto in che, Germania, ma quanto grosse sono? Ma quanto grosse sono? sì, ce ne sono Allora, alcune che sono... il discorso però è quello. Allora, quando poi tu vai, che io sono piccolina di statura, sono minuta, è chiaro che Ma non anche posso. Anche Sidney Lillon Eh, eh, è petite, ma come si può dire, è petite, però... bravissima, però è lì a tutto Esatto, nel punto giusto, ok? Allora, esatto, è esatto. normale che quando io sono nei call-out e tu mi giudichi, è normale che, allora, tu mi vedi, però vedi le mie proporzioni e in base alle mie proporzioni devi giudicare me rispetto ad una che è alta il doppio di me. Ma una che è alta il doppio di me, se io ho su una massa muscolare di, faccio un esempio, 5 kg, devi portarne almeno 15 in più di chili. È chiaro che si vede la Sì, differenza, però in quel certo, certo. momento io non posso dire al giudice, decidi, cioè sei tu che decidi cosa devi portare avanti, Certo. se devi portare avanti le proporzioni, se devi portare avanti la muscolarità, se devi portare avanti il pacchetto completo, cioè Mhm. se allora io credo che fare il giudice è il lavoro più difficile che ci sia e Eh credo sì, anche che anche...
alcuni giudizi non sono sempre imparziali, credo. No, purtroppo no, purtroppo no. Ecco, Però anche se ripeto, fossero imparziali, ci sono no, scusa, tante sì. mie colleghe figure che, a mio parere, mio gusto personale, poi magari deve essere così, però se io prendo come riferimento la Guillon, io non posso pensare che che è una woman physique possa essere premiata come figure rispetto cioè io metto sempre il paragone, ho sempre il paragone della Guillon e dico, caspita, è lei il mio punto di riferimento ed è lei la mia musa ispiratrice. È a lei che io ambisco ad arrivare. Sto parlando della migliore Certo, al mondo. Non è che sì, io sì, sì, sono, cioè, è normale che quando io andrò a fare delle gare c'è sempre qualcuna migliore di me. Questo è poco ma è sicuro. Come potrebbe esserci, come non potrebbe esserci. Se c'è, stringo la mano e io vado a casa, ma ho perso, passami il termine, con una migliore di me. Va bene, ma certo. migliore di me di qualità, di struttura, ma non di muscolarità. Cioè, allora, quello che io non riesco è sempre stato così quando io mi sono trovata in una posizione inferiore rispetto ad un'altra. Me la sono sempre presa un po' quando è Mhm. stata premiata magari la ragazza più muscolare, che secondo me non era di categoria. Questo è il Purtroppo mio capitano queste parere. cose. Sì, Eh, sì, questo è sì, il no, mio no, no. parere, ma perché, ti ripeto, prendo sempre come punto di riferimento lei, che è la numero uno al mondo per Certo, 8 volte. lei in teoria Quindi, dovrebbe essere esatto, sì, infatti, quindi non puoi sbagliare se hai lei come eh, riferimento. Il problema è che a volte capita magari una linea di giudici che ammira la il vede in maniera muscolare. diversa. Esatto, esatto, e a volte non si capisce. Ad esempio, in Germania, l'Europa Pro a settembre, adesso ti parlo della categoria physique. La ragazza Ecco. che ha vinto aveva un lower body, le gambe, i glutei, i quadricipiti, tutte le gambe erano perfette, però più da wellness, mentre la parte sopra mancava quel bilanciamento, eppure ha vinto. E lì molti si sono chiesti, ma com'è? Se nella categoria physique il balance, il bilanciamento tra upper body e lower body deve essere armonioso, deve essere omogeneo, com'è possibile che un atleta che si vede a occhio nudo che non ha abbia vinto? Cioè, Com'è nel senso, possibile, stava Claudio? benissimo, non è una critica per l'atleta, però la mia critica è più che altro sul metodo di giudizio. È un Io metodo di adesso giudizio. ho, Esatto. perché se tu vai sulla pagina del IFBB Pro ci sono tutti i criteri di giudizio per ogni categoria e io mi aspetto i giudici che seguano Che questa, seguono questa quello. metrica di giudizio, altrimenti che scopo ha? Ma Se guarda, si... io lo conosco bene, quella metrica di giudizio la conosco molto bene e c'è una frase dove dice che non viene, che la figura perfetta, te la riassumo, non deve essere neanche Sì? tanto tirata, non deve essere neanche tanto Vero? tirata. Esatto, non deve Non avere la deve, non devi avere condizione troppo estrema. delle righe sulle striature sui glutei. Però, Claudio, Vero? tante volte chiedono le striature sui glutei. E Perché questa è la adesso cosa ti che confonde. ripeto, ecco, perché ti ripeto, ce ne sono tante che portano questo, perché si è alzato un attimo anche il livello, no? Delle colleghe, cioè delle atlete come figure. Quindi, quando tu, allora io mi immedesimo anche un attimino nei giudici che si trovano davanti le app
di donne che hanno tutte le striature sui glutei, ok? Quindi, avendo, allora, mettiamo, loro considerano la top 10, allora, 10 con tutte quante Mhm. le striature sui glutei. È chiaro che però vanno a vedere l'11ª striatura rispetto alla 10ª dell'altra, o dell'ottava, o della settima, o della Sì, nona. sì, sì. Quindi premiano quella che ha 11 striature sui glutei. Ed è quello che si alza sempre di più il livello, perché però poi dico, dipende sempre da chi è il giudice, perché se poi tu dall'altra parte, cioè se tu hai una figure che ha tutte le carte in tavola per poter vincere, poi lì è lampante, ha la struttura, il V-shape, vitino stretto, spalle larghe. Sì, anziché avere Mhm. 11 striature ce ne ha 10 e mezzo, allora in quel caso lì, se non la premi, io lì che mi destabilizzo e dico, ma Mm. cosa stai guardando? Cosa hai guardato fino ad Sì. ora? Però succede a volte Hai che ragione. va avanti, capito, quella che ha le 11 striature. Ora non ti faccio È semplicemente vero, facendoti questo esempio è per vero. farti comprendere quello che è il mio punto Sì, di sì, sì. vista. No, è E chiarissimo, la, è la chiarissimo. risposta perché? Perché ce ne sono tante, proprio per questo, perché il livello si alza sempre di più. Perché si alza Ma sempre di più questo, e... ma questo io lo capisco benissimo. Ovviamente il bodybuilding evolve come tutti gli sport, non è più lo stesso bodybuilding che vedevamo, non lo so, 10 anni fa, 20 anni fa, anche perché forse non c'era neanche la categoria figure 10-15 anni fa, forse ce n'era, era Sì, diviso c'era, in altre. C'era già la figure, c'era, perché prima so sì. che c'era. Allora, c'era già, C'è. però la vedevi in una maniera diversa, perché poi, allora io ho visto alcune foto, perché io Mhm. venivo seguita da Cristiana Cassoni. Ah, Cristiana non so chi. Cassoni, la moglie di Mauro Beh, Sassi, che segue Andrea Presti, che adesso beh, è andato all'Olimpia, ah, prima di sì, sì, ho Enzo. visto che E io, Cristiana è stata una delle atlete italiane più una delle italiane ad migliori andare in al Mister assoluto. Olympia, è stata bravissima, bellissima nella sua carriera e lei ha iniziato come figure. E mi ricordo che Ah, mi ha ok. fatto vedere, lei ha iniziato come figure, quando lei gareggiava avevano tutti lo stesso costume, guarda, è assurdo perché ho visto delle foto assurde. Ah, ok. Indossavano le donne, indossavano tutte lo stesso costume, con Ok. scarpe, con le scarpe con i tacchi, però qualsiasi scarpa tu potevi mettere, e c'erano alcune che avevano delle scarpe orribili nere, tipo, però Oh, ok. il costume doveva essere uguale, sempre dello stesso colore su tutte, non esisteva il perizoma e quindi avevano il mutandone e le pose Erano mm, diverse. erano diverse, quindi avevi sempre le quattro obbligatorie, però dritta, Mhm. laterale, back e Di frontale, schiena, quindi ok. esatto, dritta semplicemente, ed erano quelle le figure che poi magari venivano chiamate in un altro modo, però erano diciamo quelle lì. E Cristiana mi diceva sempre che io venivo penalizzata perché ero troppo condizionata. Perché Mauro Sì, comunque, purtroppo. perché Mauro comunque la faceva lavorare in palestra e quindi lei era abituata a tirare su i pesi ed era veramente tanto Certo, condizionata ed era lampante che la sua condizione fosse diversa dalle altre. E le altre erano certo, tutte più certo. morbide, quindi te lo dico perché ho visto anche delle foto delle figure, quindi ti dico 10 anni fa c'erano già, forse anche di Ok. più, magari non si chiamavano figure, si chiamavano in un modo Sì, diverso. magari sì, c'erano diverse categorie, sai, magari forse non c'era la wellness all'epoca. No, all'epoca no, Adesso, la wellness è venuta fuori da eh, 6 anni, 5-6 infatti anni a questa è più parte. moderna come. Però sai, adesso stanno nascendo tutte queste nuove divisioni, la fit model. La fit model, sì, che poi è la Per versione me, della bikini, è una versione sì, bikini.
Sì, 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 praticamente però sì. un po' più morbida, non l'ho ben compresa ancora come, come categoria. Sì, no, nemmeno io, nemmeno io. Ho guardato un pochino, però non ho prestato la stessa attenzione che prestavo per le categorie che seguo. Ricordo Adesso. 4 anni fa, sì, 4 anni fa avevo seguito un'intervista che faceva la Silvia Matta con, non mi ricordo chi, forse con la Mhm. Pittalis, una roba del genere, e mi Ok. ricordo che 4 anni fa, 4-5 anni fa, loro già dicevano che vedrete la wellness, era proprio Silvia Matta che diceva, vedrete che la wellness avrà un grande successo e la Aveva figura ragione. femminile aveva ragione, è la figura femminile Piace. del futuro. È una... Piace, Sì, è piace. vero. Piace e Anche lì sono soprattutto in tantissime. paesi. Sì, sì, e la wellness credo che sia stata spinta dai brasiliani, perché in Brasile quel tipo di fisico è molto ricercato. Io mi ricordo quando sono stato 2 volte in Brasile, entrambe le volte dicevo, ma com'è? Qua tutte le ragazze fanno squat a Sì, questi sì, livelli, perché vedevo, avevano tutte delle gambe proprio da wellness, ma abbastanza le vedevi, importanti. ma gambe e glutei, boom, quello ovunque, e hanno creato, infatti le migliori al mondo sono le brasiliane nella wellness. Esatto, esatto. E infatti questo mi ricollego alla domanda che ti ho fatto prima sulla categoria figure che sta esplodendo in Italia, perché sto cercando di capire ehm, com'è che si sviluppano certe categorie di più che in altri paesi. In Italia va molto la figure, qua in Inghilterra va molto la physique, qua ci sono parecchie Mm, atlete women physique. In Germania figure, anche lì, in Germania sono le atlete sì, figure le sono quelle che stanno andando tedesche più forte sono al molto... momento. Sì, 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 In- sì, sì. C'è Lena che è negli Stati tedesca, Uniti, c'è la sì, sì, Denise che è sì, esatto. tedesca, sì, le tedesche Denise, sono, Tinek, lei. sì, 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 sono molto, Anna Coca credo sia, no, Anna Coca credo sia tedesca, No, no? Anna Coca è ucraina, Ah, ucraina. ucraina, la Borin forse. Beh, Anna Borini è ucraina anche lei. Ah, L'ho perfetto, vedi, vabbè, conosciuta anche in loro. Germania, che tra l'altro è sposata con un ragazzo italiano, parla italiano anche lei. Eh sì, lo so che parla E, italiano. Pensa, Claudio, che io sì, sì, io infatti non me l'aspettavo. ho fatto una gara con lei a Milano. Abbiamo preso la Procard e lei ha Ah, preso la insieme? Ah, Procard ok. con me a Milano. Abbiamo preso la Procard, però io ho fatto Wow. l'assoluto e lei era seconda. Ah, Pensa a te. Poi lei ah, adesso ha grande, l'hai vinto, battuta. l'ho battuta. Pensa a Sì, te, lei è poi andata lei ha fatto la all'Olimpia. sua Mm. carriera, è andata all'Olimpia. Ecco perché ci devo andare anche io adesso, basta. Ci devo andare Ma certo, cioè hai già battuto delle atlete che sono andate alle Olimpiadi, quindi non vedo perché non dovresti farcela. Guarda, hai tutte le carte in assolutamente. tavola per riuscire, per dominare in questa divisione in Europa. E io credo che ce la farai assolutamente. Poi, soprattutto lavorando con un coach come Enzo Iosa, che io non lo conosco personalmente, però lo conosco di fama, conosco Nadia, lei mi ha sempre parlato in maniera, ha sempre elogiato il rapporto che ha con il suo coach Sì, sì. e i risultati parlano. I risultati parlano da I soli, risultati. Ti ho effettivamente. detto, Tra l'altro una effettivamente, cosa che mi piace. Mm? dimmi, Dimmi. dimmi, dimmi, dimmi. Dimmi pure, No, una perdona. cosa che mi piace, sì, una cosa che mi piace del vostro coach è che non è uno di quei coach mercenari che prendono più atlete possibili. Ci sono coach che hanno anche 100 atlete e non prestano l'attenzione, lo fanno solamente per una questione
di nome, di soldi, mentre con Enzo io vedo che lui lavora solo con certi tipi di atlete e dà il massimo per loro. Ed è certo, così è il modo migliore per confermo. lavorare, perché ci sono coach famosi che hanno tante, ma tante. Io poi sento le storie, le varie atlete mi raccontano i vari problemi, che non ricevono l'attenzione di cui hanno bisogno, soprattutto Sì, quando sono in prep, in preparazione sì, per una gara, che è il momento in cui hai bisogno di avere il coach lì con te. Sono coach che sì, non decisamente. seguono neanche la gara con le atlete, mentre io vedo Enzo che viaggia, va in America, viene in Portogallo, cioè è con voi, vi segue. Certo, Ovviamente se certo, hai 100 certo. atlete non puoi andare in giro per il mondo con tutte le atlete, non gli puoi neanche dedicare No, l'attenzione che... ma non c'è, ma allora, tanto di cappello a chi riesce a farlo, Chi perché riesce a farlo, comunque ma ci sono alcuni che riescono a farlo, io non so come facciano, perché sono d'accordo con te, non e lo so neanch'io. come fai a seguire, soprattutto se hai 60 o 70 atleti che devono gareggiare lo stesso giorno, anche di categorie diverse, sì, veramente un grande, ma Come tanto di fai? cappello per chi riesce a farlo. Perché Ma poi, è quello il problema, che secondo me non è perché facile. poi cioè, io ho assistito a delle scene di atleti, ok, vieni tu, ok, boh, mangia questo, fai questo, vai via. Arriva l'altro, mangia questo, fai questo, e vai via. Arriva l'altro, vai via. Ok, tu riposati, tu adesso vai a dormire, tu adesso mangia 700 grammi di pasta, tu adesso... Cioè, ma è una dote, Claudio, è una dote. Ah, beh, vuol Devi dire che essere veramente... devono No, io conoscere sai che cosa le penso atlete, che gli atleti sia? come se stessi. No, io credo, se io, Cosa? allora, a parte quello, ma io credo che sei una persona tanto paziente. Come fai a seguire? Sei una persona che ha la sua più grande virtù è la pazienza. Perché poi impazzisci, cioè se io dovessi seguire, Sì. nel mio piccolo io seguo alcune ragazze, alcune donne, ma io impazzisco quando mi arrivano Mhm. 10 messaggi tutti insieme in una mezz'ora. Perdo la pazienza. Perché? Eh Perché no, poi arriva a un immagino, certo immagino. punto, perché poi arrivi a un certo punto dell'età, quell'avanzare dell'età, Però... adesso non so se a te capita che perdi la pazienza, dici, ma eh, caspita, ma eh, vai fermo, fermo lì. Quindi è una grande dote quella lì. a me quando mi arrivano troppe richieste contemporaneamente, Basta, vado, fermo. non dico nel panico, però Sì, mi chiudo in me stesso, esatto. no, lasciatemi stare. Esatto. Però, però tornando al discorso coach, al coach che gestisce 100 atlete, a me è capitato di sentire atlete che si lamentassero del fatto che Eh, venivano ignorate. Venivano sì, ignorate. Anche io ho un'amica che ha gareggiato in Canada e questo famoso coach, di cui non faccio il nome, però è il coach di Olimpia, atlete che ha fatto famoso, l'Olimpia, diciamo, non rinomato. solo, non solo, sì, non solo non è andato alla gara, nonostante lui fosse in America e l'atleta viaggiasse dall'Inghilterra a là per gareggiare Mm, e il coach non sa, ma durante la settimana della gara, a peak week, la settimana più importante, sparivano. Non rispondeva, non era... E come fa un atleta che è lì, sta andando nel panico, cosa devo mangiare, cosa devo è fare? ingestibile. Poi Sì, magari sì, da sì, sola, dall'altra parte del mondo, e il coach sparisce, e no, qui infatti poi l'ha cambiato. certo. Eh, E ha fatto però, bene, sai, poi perché secondo me, sì, sì, secondo me nel momento in cui trovi la persona che ti dà quello che stai, ti dà come si dice, il l'attenzione. supporto, l'attenzione, bravissima, di cui hai bisogno, perché c'è Eh, soprattutto la settimana prima della gara, ma anche le settimane prima,
Non Ma, so, secondo me è molto tutto il stressante. percorso, Tutto il percorso e tu tutto il lo sai meglio di percorso. me, perché comunque lo vivi e hai bisogno di questo supporto. Hai Sì, sì, bisogno di sì, questo supporto. ma confermo, È te lo fondamentale. confermo, fondamentale. E io ti dico, era quello che cercavo. Allora, io mi sono rivolta a lui, ad Enzo, proprio per questo motivo. La mia scelta è stata strategica, nel senso che ho pensato che Enzo fosse la persona più adatta a supportarmi nel momento particolare in cui io mi trovavo, che mi sentivo persa, non avevo Certo. più quella verve di andare in palestra e spingere, ok? Ah, Perché poi non avevi più quella la motivazione che ti sentivi prima? Avevi un po' perso la motivazione? esatto, sì, ha perso un po' di motivazione, ma perché? Perché magari, allora io sono una persona che alla fine è molto insicura, io ho bisogno sempre di tante certezze e quindi se io dall'altra parte ho un coach che non me le dà perché o vuoi perché è impegnato nelle sue cose o perché ha i suoi problemi o perché, cioè io me ne vado in Certo. depressione e perdo veramente No. quel focus che per noi è importante. No. Dalla mattina, cioè da quando io metto Assolutamente. piedi, da quando io metto piedi in palestra a che me ne vado. Ed è, allora, io non, mi sono sempre trovata bene con assolutamente il mio precedente coach, mi ha portato ad una condizione che non avevo mai avuto prima, ha dato la possibilità comunque di vincere la Procard, abbiamo Mhm. realizzato, abbiamo raggiunto tantissimi obiettivi, allora avevo già un corpo comunque condizionato ed ero, diciamo, propensa, no, all'allenamento del Certo. bodybuilding. Questo, sono sempre stata così, quindi mi serviva anche poco, giusto stimolo Mhm. che ovviamente rispondevo. Però è chiaro che ci è voluto sempre tanto tempo e ci è voluta una giusta guida, per cui io con la giusta guida sono riuscita anche ad ottenere dei grandissimi risultati, per carità. Però Certo. quello che mi mancava era il lato ehm, di, come posso dire, non di attenzione, perché poi sarebbe una parola troppo forte. Eh, Sì, un... qualcuno che mi facesse che ti ritrovare supportasse... l'autostima, qualcuno che mi facesse ritornare, qualcuno, ecco, bene, trovo Qualcuno le parole giuste che sono credesse queste, in te. qualcuno che credesse in me, bravissimo. Perché in quel momento Che lì, credesse in te. sì, magari c'era il credere in me, però quando poi tu non credi in te stesso, perché magari vuoi che No, sei un ti po' più capisco. scarica, vuoi perché non è, hai bisogno comunque di qualcuno che ti dice, uè, uè, bella, svegliati, dai, cosa Sì, 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 che sì. mi ha detto Enzo ad un Capisco certo punto perfettamente. del nostro cammino, perché anche con Enzo magari mi sono venuti dei cali di non è semplice stare a regime, mangiare sempre Certo. quello, No, 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 allenarsi no. la mattina, essere sempre focalizzato. Quindi a volte può succedere, siamo degli esseri umani, non abbiamo tanta voglia di Sì, sì, allenarci, sì. anche noi, fino a che non arrivi in palestra che poi Certo. ti ripigli e sembra che, ed è l'unica cosa che vuoi fare nella tua vita. Non è sempre così, però. Allora No, no, dici, però il fatto è che, uè, uè, che ti trovi svegliati. quel momento, quando magari anche non... Esatto, esatto. Arrivi lì, ok, boom, magari non vuoi allenarti, magari un giorno no, però arrivi lì e dici, no, lo voglio fare, mi sento questa carica dentro, Esatto, magari due parole che ti ha detto il coach o due... sì, qualsiasi cosa che ti possa servire come carica e poi vai lì e e ti spingi, e distruggi in spingi. palestra.
Mm. E spingi, sì, 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 Certo, e sì. Quindi spingi più che puoi, certo, certo. quello è stato, io ho fatto questa scelta proprio per questo, ho pensato, boh, io poi Enzo non lo conoscevo, quindi tu lo vedi, lo conosci, dici, io conoscevo bene Nadia, Mhm. perché Nadia l'ho conosciuta proprio a Londra, in una gara a Londra, ma la seguivo già, mi piacevano Ah, le sì, sue e lei ha storie. vinto, sì, sì, la gara qua a Londra, Sì, sì, le ha sì, c'ero anch'io vinto, lì esatto. a vederla. E quindi diciamo che allora Nadia io l'ho seguita, mi piaceva la sua storia, l'ho vista sempre un'atleta molto di poche parole e di grandi fatti, quello che alla fine è E Nadia, come? quello che è Nadia. E Loro, come? cioè Nadia e Enzo, io li ammiro per questo motivo, perché loro senza dire niente vanno e prendono quello che loro si meritano, vanno cioè sodo senza dire e niente. fanno i fatti, Poche fanno i parole, fatti. infatti quando Anche perché allenati, non non dire dimentichiamoci, niente, esatto, esatto. E loro hanno fatto quello che nel bodybuilding femminile non aveva fatto nessuno. Cioè, ah no, scusami, non è vero, non è vero. Però no, stavo per dire che Nadia è l'unica atleta italiana che è arrivata all'Olimpia, ma no, anche Silvia Matta è arrivata all'Olimpia, se sì, non ricordo male. ma forse non sei Giusto? volte, non sei volte come Nadia. No, 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 non tante volte come Nadia, Eh, però Silvia è una che ha gareggiato però Silvia Matta e Nadia Capotosto sono le uniche due che comunque nella categoria Woman Bodybuilding sono riuscite a mettere a il loro nome differenziarsi, a sulla differenziarsi dagli mappa altri, del bodybuilding. Esatto, certo, esatto. Quindi ce ne a sono state altre distinguersi. di ottimi atlete, però che si sono distinte arrivando fino all'Olimpia. Credo che anche Silvia sia arrivata all'Olimpia, sono Sì, quasi sì, sicuro. Però, sai, già quello che ha fatto Nadia è al di sopra di chiunque altro. molto, E è fantastica. questo non No, dobbiamo, lei è non dobbiamo fantastica. dimenticarlo, perché lei ha fatto anche meglio di gente come Andrea Presti. Andrea Presti quante volte è andato all'Olimpia? Una, Assolutamente. due? No, Eh, tre grande volte, tre, rispetto. quattro Ah, tre? volte. Ah, ok. Tre Ah, volte. ok, Sì, no, allora sì. lui l'ha fatto. Lui l'ha fatto. Sì, Comunque, sì, sai, sì, lui sì. è un uomo, la categoria Men's Open se ne parla di più, però non dimentichiamo che quello che ha fatto Nadia non è da meno, anzi, Assolutamente. richiede anche più coraggio, anche più Assolutamente. coraggio. Grace, non vorrei rubarti troppo tempo, siamo a un'ora e 12. Volevo È stato... farti un'ultima Dimmi. domanda perché non voglio portarti via troppo tempo. Ehm, Volevo chiederti, forse più o meno mi hai già risposto, però qual è stato il momento più bello della tua carriera agonistica e qual è stata invece la sfida più difficile che ti ha messo alla prova? Più di Allora, il tutte. momento più bello è avere riscattato quello che è Pro- stato il mio sacrificio. Probabilmente, esatto, il fine La settimana settimana scorso. scorsa. Il momento La più settimana bello scorsa. è stato fantastico perché sì, ho riscattato insomma tutti i sacrifici e mi sono passate davanti tutte quelle settimane, quelle privazioni di cibo, di uscite con gli amici, di uscite col marito, di Certo. uscite, di dedicare Sono sacrifici. il proprio tempo a qualcuno anche che ami, perché comunque lo sottrai. Perché? Perché devi andare in palestra due volte, Certo, la mattina e la sera. certo, Perché poi certo. Sì, ovviamente non dimentichiamo che c'è tra la palestra mattina, palestra la sera, c'è anche un lavoro di mezzo, se non vivi solo di questo. Ovviamente una persona deve pur lavorare, esatto. E ricordiamoci. questo lo rende ancora più Più duro perché difficile. ci sono molte atlete che vanno all'Olimpia e fanno solo questo, eh. Eh sì, Riuscire a mantenere, a prepararsi, allenarsi
fare la preparazione del cibo, i supplementi vari, lavoro, la famiglia, gli amici, e riuscire a conciliare tutto. È doppiamente Infatti più io questa difficile. domanda qua questa domanda la feci anche a un'altra tua collega che è sempre con Enzo, Anna Terzo, Ah, ok. credo che tu la conosca. Sì, la conosco, la Sì, conosco. io l'ho intervistata un annetto fa, forse poco, no, poco dopo che ho ottenuto la Pro Card, e le ho chiesto appunto come faceva a gestire marito, tre figli, il lavoro, la palestra, e in più, oltre tutto ciò, mi ha detto pure che sarebbe stata disposta a darmi una mano nel mio progetto. Lei è una Certo! graphic designer, come adesso ho aperto il mio sito, mi fa, se ti serve una mano, una grafica, ho detto, Ci ma Anna, sono. quando dormi? Come Mai. fai a gestire tutto ciò? Io apprezzo, però secondo me la risposta migliore è la passione per quello che La si fa. passione. La passione. Quando si ha passione, Bravissimo. il tempo si trova Hai per già fare risposto qualsiasi tu. cosa. Hai già risposto tu, Claudio. E comunque E perché poi diventa io vi una cosa ammiro più tantissimo forte per di questo. te, diventa una cosa, diventa una dedizione. Perché è come se tu Esatto, fossi sposata con l'amore più grande della tua vita e non vuoi deluderlo. esatto, Perché poi, esatto. se Cioè, tu molti... dovessi tirarti indietro, deluderai te stesso, capisci? Quindi è una cosa più esatto, forte che proprio va oltre, no? Quello che è il tuo, esatto. quello che è il tuo pensare in quel momento non esiste. Io vado ad allenarmi, anche se ho la febbre a 37, io mi devo allenare. Certo, Non certo, sì, importa, prendo una tachipirina, però vado in palestra. è la, è la dedizione e l'amore per quello che si fa. Sì, esatto. Sono... Eh, perché una persona normale, in generale, alla prima difficoltà, al primo ostacolo, vabbè dai, saltiamo la palestra oggi, o non faccio questo, rimando a domani. Invece nel vostro caso, al vostro livello, gareggiare a questi livelli, non esiste rimandare domani, non esiste non sentirsi bene, la passione è talmente forte che vi spinge a superare Vai qualsiasi oltre, ostacolo, vai oltre, fai e finta di questo non avere la febbre. è Fai finta di non avere la e febbre. questo e questo è quello che vi E- distingue, e quello che e poi distingue intersechi, un e poi professionista lei, da un esatto, poi Anna avendo i bambini comunque deve ancora maggiormente intersecare tutto quelli che sono i suoi impegni della famiglia, dei infatti bambini, la palestra, il lavoro, il marito e casa. infatti non riesco a capire come riesca a fare Anche i suoi tutto. figli, Ma anche i suoi figli mangeranno riso e pollo o riso e albume. può darsi, può darsi, Ma può sicuro. darsi. No, non penso, non penso. Che Non lo so, però no, non immagino, io penso avrei fatto neanch'io, così con i miei però figli. pe però lei mi diceva che, mi sembra il bambino più piccolo, ma era una cosa che già faceva lei quando era bambina. Lei m'ha detto che sua mamma è quella che l'ha portata in palestra. Lei da bambina andava in palestra Ah, quando sua vedi. mamma si allenava, e ora il bambini, adesso non mi ricordo esattamente quale dei bambini, lo porta in palestra con lei, e lei si allena, cerca un attimino di intersecare tutti gli aspetti della sua vita in modo che non arrivi a trascurare nessuno. E questo lo Assolutamente. trovo molto, molto affascinante, il fatto, specialmente, sai, considerando che a volte siamo stressati, pieni di cose da fare, una giornata di 24 ore non sembra farci bastare quello che dobbiamo fare, e sentire, c'è gente che fa anche Eh, oltre. oltre, oltre, sì, sì. E Mi non bastano mai, certe volte non bastano complimenti. neanche, Non bastano non mai. bastano neanche quelle ore. E quindi diciamo che Veramente. questa è stata, ti dicevo, la soddisfazione più grande, quella di aver alzato
quella medaglia e quindi di avere avuto un riconoscimento, no, per tutti gli sacrifici fatti. E E ne poi mi hai arriveranno altri, fatto, vedrai. ci riaggiorneremo con un'altra intervista quando Ti ho arriveranno. perso. Ho detto ci Ok, riaggiorneremo ok. con un'altra intervista, promettimelo, Ok. quando arriveranno. Ok, quindi Ma questo è un assolutamente, augurio che tu fai a io me. Questo è un augurio molto, molto che tu volentieri, fai a molto me volentieri. e lo prendo Certo, molto certo, e volentieri. parleremo ancora del tuo prossimo trionfo, assolutamente. Io adesso questo podcast lo porto avanti da un po', questo credo sia l'episodio numero 34, se non ricordo male. Ecco, E mi fa piacere poi complimenti. riparlare ancora con le atlete che ho intervistato e sentire come procede l'evoluzione nella carriera. Anzi, dovrei fare la terza intervista anche a Nadia Ah, prossimamente, perché l'ho vedi? contattato un paio di settimane fa e quindi adesso dovrò organizzare anche con lei. E niente, comunque io ti ringrazio per il tuo tempo in questa Grazie a te, intervista. davvero. Scusa se ti ho portato via, ti avevo detto 45 Ah, minuti, siamo arrivati a un'ora e 20. Spero bellissimo. tu non abbia cose più importanti da Assolutamente, fare. assolutamente, non Comunque, preoccuparti. È ok, stato un piacere, ok, veramente, ok. Claudio. Io adesso il piacere è tutto mio. Io ti faccio ancora i miei più grandi complimenti per questa vittoria Grazie. al Masters in Portogallo e ricordiamolo, questo vale la qualifica per il Masters Olimpia del 2027 e abbiamo una nostra atleta italiana sul palco dell'Olympia Masters che è tanta roba, Bello. è Bello, una bello. grandissima cosa. Io adesso questo video lo caricherò nei prossimi 2 o 3 giorni e poi nel momento in cui è pronto lo posto su YouTube e farò anche una storia e un post su Instagram dove ti taggerò come Perfetto, collaboratrice del post assolutamente. e niente. E Grazie questo è mille. quanto. Grazie ancora di tutto. E prima di salutarti, ricordati, vabbè, ma tu lascialo andare. Caricherà il file sul Sì, non cloud, ma le fa da preoccuparti, solo. non Quindi preoccuparti, stai non, tranquillo, io non perfetto. cancello nulla, lo lascio lì. Ok. Poi te lo Ma dice posso... quando ho finito se vuoi Ah, puoi ok, tenerla posso... l'applicazione. Sì, 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 sì. sì, ma infatti la tengo, però Che la io usiamo anche comunque... la prossima volta. Mm. Ok, ma quindi adesso io comunque posso chiudere, giusto? O chiudi tu? Sì, 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 tu chiudi come se nulla. L'importante è che non disinstalli l'applicazione. Ah, Basta. ma vai Fa tranquillo, tutto, fa tutto in assolutamente background. tranquillo. Almeno per il periodo in cui lo carica. Poi se la vuoi tenere, questa comunque è un'applicazione. Riverside è il Sì, 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 software sì, numero uno per il podcast, quindi può assolutamente. magari risultare per la prossima volta. Può risultare utile. Va benissimo Perfetto, Claudio, grazie grazie. mille Grace. È stato un piacere, ma soprattutto un onore conoscerti e parlare con Oh, te. grazie mille anche per me. Ciao, ciao Claudio. Ciao, Grazie, ciao. ciao, buona serata. Ciao, ciao, A ciao, ciao, te. ciao. Ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao.